Doxo Theo, glory to Jesus Christ. Have you ever heard of the Italo-Greek church or the Monastery of Grottaferrata? Most likely you haven't, unless you're a member here at Our Lady of Wisdom, the only Italo-Greek Byzantine Catholic church in all of the US. However, in Europe, that is, especially in Italy, the church is still going strong. It has 80,000 members with 2 eparchies and 1 exarchate. The monastery is called Grottaferrata, which is represented in the exarchate. This monastery is the heartbeat of Italo-Greek spirituality because monasticism has always been the heartbeat of our faith, both its spirituality, its liturgy, its theology. What's interesting about our particular Italo-Greek church is that since it grew up in the heart of Italy, it never left communion with Rome. In fact, the Pope of Rome was over this church from about the 6th century onwards, but it's a Greek church. Primarily today we see it in the context of the Albanians, but it's a Greek church nonetheless, meaning that it's Byzantine in its fullest form. In fact, back in 1973, an official delegation was actually sent from the Greek Orthodox Church to Piana of the Albanians to see what we were about. When they visited, they actually had an ecumenical liturgy. In other words, their priests and our priests and bishop actually celebrated together. When they returned, their official Greek Orthodox magazine put out an article on us, wherein it stated that we had essentially left nothing of the faith behind and shouldn't even be called uniates. Now, that's fascinating because we're the only church that can properly claim that. And in fact, what they noted was, while it does have certain flares of Italy, it nevertheless shouldn't be considered unit because it kept and preserved the whole faith intact. Now, being a priest in Our Lady of Wisdom, I'm a bit isolated from that church in Italy, and so I determined I needed to see Grottaferrata for myself, since monasticism is the heartbeat of our faith. So I took a trip out to Rome. I picked up my good friend, Subdeacon David, who knows Italian, and we took a trip to Grottaferrata. What follows is our pilgrimage, and I couldn't leave you out of it. I want you to join us in this pilgrimage. Welcome, God bless you, and glory to Jesus Christ. Okay, so we're in a place in a monastery of 1,000 years old, but it's a place that the schism between Rome and Constantinople has never existed. Ok, che è stato fondato 50 anni prima dello scisma, del grande scisma. 50 years, founded 50 years before the schism. Nel 1004. 1004. Fondato da San Nilo, questo è il nostro padre fondatore, e San Bartolomeo, tutti e due della città di Rossano, nati nel 910 d.C. Okay, so founded by St. Nilo and St. Bartholomew from 900 and I don't remember the date. 910 d.C. 910 from the city of Rossano in Calabria. All'epoca la Calabria e tutto il sud dell'Italia erano nell'impero bizantino, insomma, l'impero Byzantine Empire. Ed era normale all'epoca che ci fossero fedeli di rito greco, quindi il rito bizantino, in comunione, possiamo dire, pure con quelli di rito latino, il rito romano. So there were, faithful Byzantines that were in communion at this time with the Latin, Latins, faithful. Quindi ecco, Nilo all'epoca, lui si chiamava Nicola ed era di famiglia nobile e ricca, e cresce nella cattedrale della città, fa crescere la sua cultura nel canto, nella composizione degli inni sacri, poi si sposerà, avrà una figlia. All'età di 30 anni però ha una forte febbre, dice il BIOS, che lo sconvolge e lo fa ripensare. Okay, I didn't know this about him. So he
grew up in the, in the cathedral. He was formed in his music. He was called Nicholas at the time, and he was married. And at 30 years, and he had that one daughter, and at 30 years he had a terrible fever that made him rethink about his whole life. So he lived a normal life until 30 years old when he had this illness, bad illness. E quindi ha questa febbre, questa forte, come dire, lui lo legge come un segno di Dio per ritornare a quella vocazione originaria per la vita ascetica. Okay. So this made him think about and go into decide to. He saw the illness as a sign of God to make him think about the ascetic life. E quindi lascerà tutto, lascerà la moglie, la figlia, la famiglia, però a patto lascerà tutto quello che possiede, le ricchezze, insomma. But he came, I don't think I mentioned before, he said he came from a noble family. So after this, receiving the sign from God, he left his wife, left his child, but also left all the riches that he had inherited from his noble family for their survival. E appunto inizierà la sua vita, sceglierà di entrare a far parte non a far parte di una vita monastica, cioè proprio di iniziare la vita da monaco. E questo era possibile all'epoca per un uomo già sposato con figli di poter lasciare tutto, per le leggi lo consentivano, ecco. Però la famiglia non sarà d'accordo. Ecco. His family, giustamente potremmo dire. So at this time he had started the monastic life, the ascetic life, really, because he knows I think what he was getting at is he knows that he didn't realize he was going to found this big monastery, but he started the ascetic life. But at the time it was legal to do this, and in the empire, but his family was not in agreement. Infatti non sarà d'accordo la famiglia, poi il governatore bizantino dell'Italia, insomma della Calabria, proibirà a tutti i monasteri presenti in Calabria di accettare Nicola, altrimenti avrebbe, non sto scherzando, avrebbe tagliato la mano agli egumeni, cioè gli abbati, per la consacrazione monastica e requisito i possedimenti dei monasteri, tolto le ricchezze, ma quello che aveva fatto. But the Byzantine governor of the time in the region of Calabria made it impossible for any monastery, any hegumen, the head of a monastery, to accept Nicholas at the time and to give him, to tonsure him and accept him into the monastery. And the punishment, if they did consecrate him, they were going to cut off the hegumen's hands and take all the riches out of the monastery. Un po' forti. Allora Nicola riuscirà comunque a diventare monaco, si sposterà in una zona verso il nord della Calabria che non era sotto il controllo di questo governatore, c'erano altri monasteri di rito greco, ecco, dovete immaginare la Calabria del tempo come il Monte Athos d'Italia, era piena di monasteri. So he found refuge in north of Italy, where that governor did not have power, because at the time we have to think about Calabria at that time as more or less the Mount Athos of Italy. Monasteries everywhere, the monastic life very strong. E lì, ecco, in questa zona chiamata Mercurion. It was called Mercurion, perché è il nome di un fiume. Esiste ancora? Sì, c'è ancora un... Okay, the river is called this Mercurion. E lì appunto c'è un agglomerato importante, un gruppo di monasteri molto importante, lì prenderà l'abito monastico il nome Nilo, da San Nilo Sinaita, un santo insomma del Monte Sinai antico. Okay. So at this time in this area he receives his monastic vows and takes the name Nilo of Sinai. Cambia nome perché anche noi attualmente qui a Grottaferrata, quando iniziamo i voti semplici, temporanei, cambiamo nome. Okay. And then even today the monks of Grottaferrata, they still change their name at their first vows. Sì. Quindi ecco, lui prende l'abito monastico e poi inizierà subito a fare vita eremitica, cioè da solo. Non avrà subito una vita in comune con altri fratelli. Okay. So as soon as he takes his monastic vows, he immediately goes to a hermitage and starts not a monastic life in common, but a monastic life by himself. Però appunto, come dico sempre, come succede a tutti gli eremiti, non riescono a stare da soli, soprattutto quando sono santi e hanno una vita ascetica molto forte. E infatti
iniziano ad avvicinarsi i primi uomini, i primi compagni di San Nilo. But like happens all the time with these holy people, these saints, they never can stay alone. They always have followers. So little by little, these followers come around them. Perché tanti iniziano a chiedere preghiere, consigli, qualsiasi cosa, e allora molti giovani e molti uomini sono attratti dalla vita che faceva, che era molto forte, e vogliono fare la sua vita, ecco. E allora il Nilo si arrenderà all'evidenza che dovrà iniziare a fare una vita cenobitica, cioè di vita in comune, non più eremitica. So little by little, these men and young people are coming to him. They're attracted by the life he has. And so little by little, he starts to have a cenobitic life where he has some followers and people coming around him. E per questo appunto sarà una vita dura, perché in effetti non avranno un monastero come quello che vedete adesso, no? Con questa struttura, ma si vivranno dentro una grotta che è dedicata a San Michele, e lavoreranno, vivranno e pregheranno, insomma. Sempre In Calabria ancora, Okay. sì, sì. So always before now we see this beautiful monastery, the buildings and everything. But before, though, life was very hard because they lived in a grotta, a cave, Sì. In this region in Calabria where he was with his followers. E Nilo, ecco, per mantenersi da vivere come lavoro, faceva il copista, copiava libri, ed era un abile copista, tant'è vero che la sua calligrafia poi è particolare, e gli studiosi poi chiameranno niliana proprio dal suo nome. E abbiamo attualmente dentro quella torre, ci sono i manoscritti di San Nilo, sono rimasti 3. So he maintained the life of in the grotta by being copying books, and he was good at it. Today they only have 3 remaining, and they called him come si chiamava? Niliana. So they called him Niliana, and he was His writing was called Niliana. yeah. Oh, the type of writing. Sorry. Okay. Sì, e quindi ecco, si mantenevano da vivere in questo modo. Poi più avanti il suo gruppo crescerà di monaci, la sua comunità, si sposteranno sempre più verso nord, nel territorio attuale, diciamo, che oggi è la Campania. Ecco, era un altro regno dei Longobardi. Si sposterà per 2 motivi. Allora, uno perché andiamo verso la chiesa. So what he was saying is that Dicevo allora che si sposta fuori dalla Calabria verso nord per 2 motivi. okay. Uno perché allora la sua fama di santità era cresciuta tanto, allora diversi vescovi nobili volevano dargli tanti onori, volevano farlo vescovo, volevano che diventasse abate di altri monasteri. Costantinopoli addirittura vennero per dirgli vieni a Costantinopoli che farai carriera, ma lui rifiuterà tutto, morirà da morte semplice. He starts going more and more to the north for 2 reasons. One of them is that he's becoming more and more famous because of his sanctity, and they're offering him, bishops are offering him, people are offering him, a career to be ordained, to be made a bishop, and all the way even actually from Constantinople he's famous, and they're offering him to come and to make a career out of it, and he refuses everything. Il secondo motivo è per i saraceni, gli arabi, gli arabi. Sono gli arabi che attaccavano le coste, insomma, dell'Italia del Sud. Sì. Okay. The second reason, okay. Sì, attaccavano e saccheggiavano, quindi non era sicuro rimanere. It wasn't secure to stay there because of these Muslim Arabs called the Saraceni. Saraceni, a group of Muslims that would come and destroy cities and, attack. Where was he at this point? Where was it? He's going more and more north, so he's in what would be Umbria, another region of Italy, just north of Calabria. No, non Umbria. Campania. Campania, Scusi. Umbria molto più. Sì. Nessun problema. Quindi arriverà, ecco, si sposterà sempre più su fino ad arrivare a Monte
cassino dove sta i benedettini, ecco. Lì verrà accolto dai benedettini con grande onore, perché vedevano in lui Benedettino un altro San Benedetto, un altro Sant'Antonio, perché appunto la sua fama è talmente grande. Lì Nilo comporrà gli inni in greco per San Benedetto, che esistono ancora. Comporrà cosa? Gli inni, l'ufficiatura, il mattutino, i vespri, dedicati a San Benedetto. Poi si sposterà ancora più a su, più a nord, arriverà al Tuscolo, che è una collina che sta proprio qui dietro Grottaferrata. Okay. So little by little he's going more and more north. He even goes to Monte Cassino, which is a famous monastery of the Benedictines, and they also are very impressed by him. They call him a second Saint Benedict and a second Saint Anthony. And at this time he takes the rites, i riti, giusto, lui ha preso là a Monte Cassino tutti i riti, vespri, oppure ha scritto. Okay, so he wrote there all the rites, the vespers, and all the different liturgical services there. Per San Benedetto, infatti. Per I monaci benedettini. Dedicati a San Benedetto. Dedicated for Saint Benedict. Esatto. Poi ecco, arriverà al Tuscolo, una collina che sta qui dietro, dove c'era una città molto importante, chiamata sempre Tuscolo. Arriverà lì e che avrà 94 anni, molto anziano. Okay, so he finally arrives here, which is Collana would be like a little mountain range. Collina, yeah, like a Hill. hill. A hill, okay. Like a little hill that's right behind Grottaferrata called Tuscolo. That's right behind here, basically. But at this time, he already has he's 94 years old. By the time he comes here. By the time he comes all the way up here, he's 94. Il governatore di quella città lo riceve e gli regala il territorio dove ci troviamo adesso, dove sorgeva un'antica villa romana. E lì Nilo inizierà, come dire, a costruire questo monastero, però vivrà altri 4 mesi e poi morirà. So he gets here 94 years old. The governor of this region gifted him this land, which we're standing on right now, which was like a horse, cavalli romani. Villa romana. A villa, it was a villa. Ho sentito cavalli. No, villa romana. It was a villa here, and he gifted him this land, and he starts, to construct a monastery, but he only lives 4 months. Allora, After he arrives here. sarà dopo San Nilo, ci sarà San Bartolomeo, sempre dalla stessa città di Nilo, l'ha presa anche lui. La statua è quella laggiù, dietro all'angolo, San Bartolomeo. Lui costruirà la nostra chiesa e il nostro tipicon, che è la nostra regola del monastero. Okay. So after this arrives, also from Rosano, the same city, Saint Bartholomew, that statue is there, and he's the one that builds this monastery. And then he's the one that makes the Typicon, which includes their rule of life, the rule of all their liturgical services, basically the rule of the monastery. That's Bartholomew. I monaci costruiranno questa chiesa con quello che trovavano qui, con i resti della villa romana. So the monks at that time, they built the monastery with everything that was left over from the villa that was gifted to them. I was told that he was fleeing from Muslims when he went to the Pope. The Pope gave him this land. Is that not accurate? Ha capito? No. Ha sentito che infatti lui sfuggiva dei musulmani che volevano attaccare, e poi lui è andato al Papa a ricevere questa proprietà. No, non dal Papa. Il governatore. È andato dal governatore della città di Tuscolo. Ok. Cioè allora Nilo non aveva in progetto di andare verso Roma. Sì. Lui si è spostato verso nord. Ok. Voleva viaggiare. Dice in effetti una frase profetica, i monaci che lascia, dice non vi preoccupate fratelli miei, io vado a preparare un monastero dove radunare tutti i miei figli e fratelli dispersi, però non dice dove, cioè non aveva questo progetto. Okay. In this time he doesn't go, he had no intentions of going toward Rome. He says, and there's a prophetic saying that he says, saying, don't worry my dear monks, his community, that
we'll go to a place, you know, always more north, you know, to find not necessarily Rome. And it's the governor of this region that gives him this land. Quindi ecco, stavo dicendo, sì, appunto San Bartolomeo porta avanti tutta l'eredità di San Nilo, e qui crescerà questo monastero che riceverà benefici anche dai papi, perché a Roma i papi comunque avranno sempre come dire, una cura Di questo monastero, esatto, perché in effetti sapevano anche che era una porta verso l'Oriente, sì. No? Quindi perché poi appunto qua, come dicevo all'inizio, non si è mai verificato lo scisma, e come dire, perché era normale, in effetti anche a Roma c'erano diversi monasteri di rito greco, poi piano piano nei secoli sono spariti tutti, questo è l'unico che rimane di quella. Okay, so the monastery after Saint Bartholomew is constructing everything. It gets benefits also from Rome. The popes see in this a kind of door toward the east. So the popes are sustaining this monastery because they see this is the only place that hasn't existed schism between east and west. And there are other eastern monasteries in this region, but little by little they all disappear. This is the only one that remains and remains still today. That again never has the schism. Quindi adesso voi avete visto, no, che è un castello questa abbazia, ed ha subito tante modifiche in 1000 anni. Le mura della fortezza, insomma, che sono state costruite alla fine del 1400 da cardinale Giuliano della Rovere, che diventerà poi Papa Giulio II. Oh, okay. So, as you see now, it's a castle, you know, more or less. You can see the walls going around. These were constructed in 1400. La fine del 1400. The end of the 1400s. And it was constructed by al tempo Cardinale Giuliano della Rovere. Julian della Rovere. Della Rovere, sì, Della sì. Rovere, che, that will become Papa Giulio VI. Giulio II. Julius II. But this is in the 1400s, so this is 400 years after the founding of that. Esatto. Allora, perché allora questa abbazia si trova tra Roma e i castelli romani, che sono queste città che stanno fuori dall'abbazia, come Marino, Castel Gandolfo, tutte queste qua, andavano in guerra tra di loro, soprattutto contro Roma. Però cosa succedeva? Quando questi eserciti si scontravano, andavano a saccheggiare, come succede in tutte le guerre, dove andavano? Nei monasteri. Quindi questa abbazia ha subito tanti attacchi, tanti saccheggi. E allora il Papa ha detto, ha affidato il monastero a questi cardinali che nel tempo avevano il compito di abbellire l'abbazia, il monastero, proteggerlo e riscuotere le rendite, quindi le produzioni che aveva, insomma, il monastero, quello che è. At this time, this region, Castelli Romani, ha detto? Like this region of all these areas here, Castelli Romani, they had their own little forces that would attack Rome, right? But at the time, after they would lose, obviously, the monasteries would be sacked and they would take all the goods and everything. The Pope gave this protection to the cardinals of the region to make sure this one was maintained. And then what the monastery would produce wouldn't be sacked by the armies. Quindi per 400 anni c'è stata questa commenda, questa istituzione. Sì, sì. So for 400 years there was this ma era un tipo di sostegno del papato. Sì, sì, esatto. Ma nel frattempo durante questo c'era dei latinizzazioni, sì. Per quello chiedo. Okay. Of course. So for 400 sì. years, starting in around the late 400s, there's all these sacking of all these monasteries, but the monastery is given protection by this group of cardinals. And then what I asked was, does this mean there were Latinizations? And he says, yeah, of course. Because at that time, under the protection of the Latins, sì. Erano tutti latini questi cardinali. Okay, so every Latin that was protecting this monastery was a Latin. Quindi loro hanno imposto il rito. E piano piano sì, okay. Il rito latino poi è entrato e si è mischiato. Okay.
fino a quasi a far scomparire il rito bizantino, quasi. Okay. So it was all these cardinals are of the Latin Rite, and they're imposing the Latin Rite here, all the way until then to almost having the entire Byzantine Rite disappeared. Infatti vedete c'è questa fontana liturgica in stile neogotico. Allora, cioè nel senso, poi in chiesa vedremo anche altri segni di questa latinizzazione, però appunto ogni cardinale che veniva qua lasciava un segno dal suo passaggio. Sì, sì. Quindi questa è per esempio, qui c'è un cartello, qui c'è una foto della chiesa in stile neogotico. Perché appunto ogni cardinale qui diceva mi piace questo stile, voglio questo stile. E quindi anche in chiesa vedrete che c'è lo stile barocco, non più medievale. Okay. So every cardinal that would come and protect would want to leave their own little sign of their being here. So this is a neo-Gothic statue. This is a liturgical fountain left by one of the cardinals. And we'll see inside the church as well, there's a Baroque style. Yeah, because they're being protected by them. Yeah, that makes sense. I was always wondering about this. Mo adesso i capelli No, tranquillo. Ok. Allora, quindi appunto, se potete, lì c'è la foto, vedete com'era la facciata della chiesa, questo stile neogotico è proprio totalmente diverso. Vi spiego un po'. Okay. Poi, So there's this facciata would be, Letizia, like the front. You just the facade of the church in the neo-Gothic style. Here, this photo here. una spiegazione in inglese. And there's if you just take a video there, it's in English as well. Ecco, questo era come fino agli anni 30, diciamo del 1930, era così. All the way until 1930. The church was constructed in this neo-Gothic style. You can see the... Esatto, infatti vedete, questo è il pronao e il nartece, questa struttura che sta davanti alla facciata, era un'unica chiesetta latina, questo era proprio diritto latino qui dentro. Il campanile è tutto chiuso, la torre, poi piano piano negli anni 30 l'abate invece toglie tutte le cose neogotiche, perché vuole lo stile originale, ecco. Il più possibile almeno, per quello che era possibile. So in the 30s, it was like this, and this was an actual Latin church. The bell tower was closed. And then in the 30s, the abbot of the time had everything taken away as much as possible to get it back to the original style. Ed è rimasta solo la fontana liturgica che noi usiamo il 6 gennaio appunto per il battesimo di Gesù. So the only thing that's remained of this neo-Gothic style is that liturgical fountain, which they still use today for the feast of the in greco sarebbe the Theophany, January 6th. Possiamo tornare di nuovo. Questo è il pronao, questo spazio dove stiamo adesso, cioè prima del tempio in greco. Prima del tempio, letteralmente. Nartex è dentro, invece, questa stanza qua. Ma questo era il tempo precedente? Sì, almeno, cioè questo che vedete adesso è come dire la ricostruzione fatta negli anni 30. Non è originale. What we see now, this is a reconstruction of what done in the 30s, but this was proprio, stiamo dentro la chiesa latina. Anche, sì. Okay. And this time we'd be in the Latin church that was here before. Esatto. E quindi l'abate poi ha fatto mettere questa porta con questa scritta Kyrie Urani Anixon Iminti Tiram Tueleus, che significa porta del cielo, apri a noi, aprici la porta della misericordia, della tua misericordia. Quindi è riferita a Maria questa frase che vedete lì, e la tua misericordia è Cristo stesso. So the abbot at this time constructed this door and then put this inscription in Greek, which means Porta del cielo. the heaven
door of heaven, open unto us the door of your mercy, which of course is Maria herself. Ecco, che infatti poi Maria è messa così, che la platitera è Quello che si trova di solito esatto. in fondo. This is the famous platitera icon, which we see in the apse of the Byzantine churches. Sì. Platitera appunto ampissima perché lei non è riuscita a contenere quello che i cieli non potevano contenere, quindi Dio. Ecco, Because platitera, because she contains that which is unable to be contained, God. Ecco, così fermo nel nartece. Qui siamo nel nartece, quindi il nartece è questa parte, erano l'unica chiesa latina, c'era l'altare, c'era un'altra porta e poi negli anni 30 è stato fatto così. Sì. So now we're in the narthex of the church, which again at the time there was another altar for the Latin. The church that was here, another door, but as you can see now it's all been taken down. And this all just happened in the 30s, so not even 100 years ago. Allora, il nartece, allora, il nartece era usato dai monaci, qui pregavano alcune donne delle donne. So this narthex was used by the monks. Ma la chiesa era tutto chiuso? No, era sempre aperto. The monks during this time would use the narthex even for their prayers. They would do some of the small hours. Questo che vedete qua è impropriamente è chiamato battistero, ma non è per i battesimi, perché i battesimi li facciamo dentro, in chiesa, ma è una fonte appunto per la benedizione delle acque del 5 gennaio. Questa è una copia del battistero originale medievale, sta nel museo dell'abbazia. Okay. Tra l'altro già è aperto. E c'è un'allegoria insomma del battesimo, perché qui vedete che c'è l'uomo che si tuffa nudo, che ha gli abiti, i vestiti che volano proprio, si tuffa e c'è il pescatore che è Cristo. Poi a sua volta quest'uomo diventerà pescatore, perché il battesimo è appunto questa bella notizia che non possiamo tenerci tutto per noi e quindi andiamo a pescare gli altri. Ecco. Okay. E poi c'è la porta, che anche quella è un segno che il battesimo è la porta che ci introduce alla fede in Cristo. Oh, okay. So this baptistry that you see here isn't actually used for baptisms. The original one, this is a copy, the original one is kept in the museum of the monastery. But this is a medieval one that was at the time used. And you can see the allegory of baptism. So there's a man who's jumping into the water, and you can see his clothes are actually flying off of him. And then there's a fisherman who is Christ that fishes, but then after the man is baptized, he also becomes a fisherman of other men. So there's this allegory, and then a door. And then the door is a symbol of baptism as the door that opens up to us faith in Christ. La porta, questa diciamo è ovviamente una delle poche cose medievali che si vedono, ecco, rimaste visibili. Allora la porta, questo qui lo stipite, questi bassorilievi, vedete ci sono degli uomini, frutta, degli animali, tutto rappresenta il mondo creato che sta fuori dalla chiesa, è una sorta di pedagogia per i fedeli. E quindi il fedele quando arrivava qua sapeva che Dovevano lasciare questo quarto. sì, cioè insomma da questa parte c'è il mondo creato, ma di là sto entrando verso il regno dei cieli. So this door is one of the only actual original. Questo è la porta originale del medioevo. Sì, sì. So this is the original door from medieval times, and you can see the allegory in this kind of door frame of men, flowers, birds, grapes,
that represents that outside the church is the created world, but then inside the church is the uncreated world. Poi c'è un'altra scritta qua, in greco, io sto parafrasando, dice di lasciare ogni peccato, ogni preoccupazione, cioè per trovare benevolo il giudice una volta entrati. Il giudice è Cristo, c'è questo mosaico, rappresenta Cristo seduto come un giudice romano su un trono. So then there's this inscription you can see in Greek on the top, which says basically, leave all of your sins and worldly things behind to find the judge, who is Christ, in this depiction here, seated as a Roman judge in the form of this mosaic, to find him benevolent in loving kindness. Infatti Cristo ha il Vangelo aperto sul Vangelo di Giovanni che dice: io sono la porta, chi passa attraverso di me la salvezza. And he has the Bible open to the passage from John that says, I am the door. E poi c'è appunto che io sono la porta, chi passa attraverso di me appunto ottiene la salvezza. Oh, okay, I'm the door. Who passes through me obtains eternal salvation. E poi abbiamo la Madre di Dio a sinistra, San Giovanni Battista a destra, e c'è quel monaco lì, no? Quello piccolo, che è un po' curiosa la sua presenza lì, è vestito anche in un modo particolare, che quello è proprio l'abito dei monaci italo-greci, quello che portavano sempre San Bartolomeo. Oggi noi vestiamo come monaci ortodossi, praticamente la stessa cosa. Però invece quello è proprio una testimonianza dell'abito che portavano i monaci nostri, ecco, Medioevo. Okay. So this, you can see on the left is Mary, on the right is John the Baptist, and then there's this curious image of this monk who's actually vested. At the time, like an Italo-Greek monk, that's how they would be dressed in medieval times. Today they vest just as Orthodox priests. But at the time that was their proper Italo-Greek monastic wear. And it's a specific monk? È un monaco, diciamo, sappiamo chi è. Sì, sono due teorie. Una vuole che sia San Bartolomeo, perché ha fatto costruire la chiesa, però con i studenti non sono d'accordo su questa cosa. La seconda è che sia Papa Benedetto IX, che vedete, infatti ha anche una tunica bianca sotto. Mentre i monaci vestivano tutto di nero, invece lui è bianco. Okay. Perché Papa Benedetto IX? Vabbè, puoi tradurre poi. Okay. Sì. There's two things the scholars think it could be two. One could be Saint Bartholomew, because he's the one who constructed the church. The other theory is that it's Pope Benedict IX, because of the white tonica, the white baptismal garment that becomes the priest's garment. I can't remember the name in English right now. Tonica, like cassock, the underneath, white cassock underneath that he would wear. This Benedict IX. Allora, Benedetto IX perché Benedetto IX era un papa molto giovane, messo dalla famiglia nobile. Era l'epoca in cui i nobili mettevano papi i propri figli. Non era un esempio di grande morale. Ecco, non era un... Allora, perché qui? Perché San Bartolomeo era una sorta di padre spirituale per lui e lo ha invitato a rinunciare al primato pietrino, al ministro pietrino. E si dice che lui appunto rinunciò qui a Grottaferrata ai piedi della Madonna, il papato, lasciò il papato e passò qui gli ultimi anni di vita come monaco penitente. So the reason that they think it's Benedict IX because his spiritual father was Saint Bartholomew, and he would come to Saint Bartholomew. It was him that, because this Benedict IX didn't lead, let's say, a very good moral life, that urged him to leave the papacy to become a monk, and in fact he did, and spent tanti anni della sua He was a young pope, but then left the papacy and lived out the rest of his life. Not many years, but lived out the rest of his life here as a monk.
E quindi appunto è rappresentato così anche con una candela accesa, perché quella nei cripti è segno della professione monastica. So he's depicted here with a candle because that's also a sign of the monastic vocation, the candle. Ci abbiamo in chiesa come permesso. Allora qua ogni tanto si sente un po' di voci alte, un po' di chiasso, diciamo è normale. Allora appunto gli altri ce l'ho io, il mio. Questa seconda teoria dicono però gli studiosi che non è vero, perché lui ha lasciato il papato 3 volte e l'ha ripreso, insomma. Però qui in chiesa ci sono degli indizi che ci fanno capire che lui veramente è stato qua. Sì, poi ve li mostro. So there's this, the scholars think, no, he didn't really do this because he actually left the papacy 3 times, but then retook it. But there's signs here in the monastery that he's going to show us that that prove that he was here. Come monaco, no? Come monaco, sì. E anche proprio che sia morto qua, la prova che è stato qua è morto qui. Insomma. Okay, and then also died here, and the proof that he died here is here as well. Poi torniamo sul Benedetto IX dopo. Adesso vi mostro questa stanza che è la cripta ferrata. Questa è da dove poi prende il nome Grottaferrata, che non è una grotta vera e propria naturale, ecco. Sì, sì. Ma è questa stanza. Cripta perché è cryptos, nascosto, cripto, in greco significa nascosto. Ferrata non per questa porta ma per le finestre, che hanno le grate romane ancora. Okay. So the reason that we'll get back to Benedict IX after this small explanation, but the reason that this is the so-called Ferrata crypt, and so this is why the monastery is named Grottaferrata, because of this crypt here that actually has the Roman bars you can see on it's because of the windows, not because of this iron gate, but because of the grates on the windows that are from the Roman time. E questa è soprattutto la parte in fondo di questa stanza è datata al I secolo a.C., quindi quelle poche cose anche della villa romana che sono rimaste. So this dates back to the 2nd century after Christ, this grotta, this cave. It's one of the small things remaining from the villa that existed here before. Precedes the monastery about 800 years. Yeah, right, because the monastery was this villa was gifted, and they took the villa that was here and built a monastery with all the materials, so they tore things down. But this is remaining from the 2nd century. Incredible. And the grate there is original, so that's why it's ferrata, like ferro from the word iron. Molto probabilmente è stato anche uno dei primi luoghi di preghiera dei primi cristiani. Okay. And so it's very probable that this cave, because of its age, it was one of the original places of prayer for the Roman Christians. E poi la tradizione vuole che San Nilo e Bartolomeo hanno avuto la visione della Madre di Dio qui, che chiedeva la costruzione della chiesa, del monastero dedicati a lei. C'è scritto Abbazia di San Nilo, ma in realtà il vero nome è Abbazia di Santa Maria di Grottaferrata. Okay. So the tradition says too that this is where Saint Nilo and Saint Bartholomew had the vision of the Mother of God to build this monastery in her name, which actually, the monastery is often called the monastery of Grottaferrata of Saint Nilo, but it's actually not. The real name is of Saint Mary, of Mary. Santa Maria. Santa Maria di Grottaferrata. Saint Mary of Grottaferrata. Sotto poi ci sono delle tombe di abati, egumeni, li chiamiamo così, di altri monaci o persone che hanno aiutato l'abbazia. Okay. So and buried here underneath are various monks, hegumens, abbots that helped build the monastery, or that they lived in the monastery. Allora andiamo adesso C'è i schiavi sotto o soltanto i...
Allora, sotto l'abbazia è piena di tunnels, di grotte, sotto c'è una camera, fondamentalmente, con, come dire, nicchie, non so se sai, nicchie, dove sono le scatole con le ossa di questi dei monaci. Però sotto la chiesa e l'abbazia tutta ci sono delle gallerie. Andiamo là anche o no? Proviamo. Ok. Se non è troppo brutto il tempo, proviamo. Ok. Sì, sì. Qui dentro hanno avuto sì, Hanno avuto la visione sì, della Vergine che chiedeva la costruzione della chiesa. Okay. So Letizia had asked, what was the vision? And it was the vision of the Mother of God asking for this monastery to be built in this time. And underneath the monastery, we'll see if we're able to, we'll go into, there's some tombs and niches with bones, but we'll see if we can. Adesso andiamo a cercare gli indizi della presenza di Benedetto. And now we're going to turn back to find the proof that Benedict IX was here and actually died. Camminiamo un po'. Allora, questa qua è una pietra sepolcrale, è la pietra della tomba del Papa. Infatti c'è lo stemma della sua famiglia. Questo scudo rosso con quest'aquila nera con tutti questi puntini era proprio il simbolo della sua famiglia nobile, che era di Tuscolo, tra l'altro quella città che vi dicevo prima. E quella pietra stava lì dietro queste persone, cioè per terra c'è la tomba. Okay, so the proof that he was here and died here is this is the seal, the tomb seal of his tomb that is over in the church, kind of behind where those people are standing, and that's where his remains are today. Lui anche tutto sa anche la tomba è attorno. Sì. Okay. The tomb is there, but this tomb seal is here, and then you can see the family crest. Aquila, quale tipo? Eagle. The eagle of this is proper to his family, so this is his family crest and all that, so proves that that's his. Infatti c'è proprio la scritta in latino, dice proprio questa lapis sepulcralis, sarebbe proprio pietra sepolcrale di Benedetto IX, che è stata spostata là, vabbè, eccetera, però la tomba è da quella parte. And then this writing in Latin is saying, that this, tomb is of Benedict IX and so on. But the tomb actually still is here. It's not there now, but just the top, the tomb is here. So. Sì, passiamo da qua. Qui c'è poi la colonna originale visibile. Okay. This is the original column of the church. Era come Santa Maria in Cosmedin, non so se avete visto. Non ancora, per caso no, non ancora. Qualche anno ma non ancora. Ok. Sì, sono passato. Ma Dove c'è la bocca della verità, ho capito. So i Mechiti anche. Sì. So this is, the original, like the Bocca della Verità, like in Santa Maria di Cosmedin, another church in Rome. Cioè l'interno di questa chiesa era come Santa Maria in Cosmedin. Oh, okay. The inside of this church was constructed like the church, the Melkite church in Rome, that's called Santa Maria in Cosmedin. That's where there's this famous Bocca della Verità. A famous site that tourists all, come to see. What is this? This is the original column of the church. Ok. Can I close? Sì. Grazie. Allora. Sepulcrum Benedictinum. Okay. So this is the tomb of Benedict IX here. Of Benedict IX, giusto. E sotto c'è veramente uno scheletro. Alle pareti della tomba ci sono delle pitture di angeli, una croce. Questo scheletro è vestito con abiti molto poveri. Quindi alcuni studiosi dicono non può essere il Papa perché l'avrebbero vestito con tutti i paramenti. Però se ha fatto vita da monaco. So in fact, underneath this tomb is a skeleton
with little pictures of angels and things, but how he was vested is like a very poor person. And so the scholars said, well, no, it couldn't be the Pope because he would be vested with the proper vestments. But he did become a monk, so the vestments that he had are proper to his monastic vocation. Facciamo così, siccome c'è il gruppo qua che avrei spiegato qualcosa della conoscenza, poi magari andiamo qua alla Farnese. Ok. Questa è la cappella farnese, prende questo nome dal cardinale Odoardo Farnese, e quindi questa commenda, no? Che dicevo 400 anni di questi cardinali che lasciano il segno, ma tra questi Farnese, questa è una delle famiglie nobili romane. Ha lasciato un grande segno. Esattamente. Infatti questa è una cappella latina, chiaramente. È stata decorata nel 1604 circa. Okay. So this is the so-called Farnese chapel. So if we remember, we talked about how for 400 years the cardinals protecting the monastery would leave their sign. Well, the Farnese family was a very wealthy and important family, and the cardinal left this sign of a chapel, which is clearly a Latin chapel. It was constructed around 1604, around that time. Quindi, allora, questa originariamente era dedicata a San Nilo perché qui erano sepolti i nostri santi fondatori, custoditi dentro una teca d'argento. Si ha notizia di questa teca fino al 1300, poi dopo è scomparsa perché appunto i saccheggi l'hanno fatta sparire, non abbiamo più i nostri santi. Ecco. Neanche reliquie no, c'è una reliquia ma attribuita a San Nilo, ma non si sa. Quella più originale sono i 3 manoscritti. E quindi quando è stato tolto? Queste reliquie 1300 è datata la presenza. So in this place here where this chapel is was where the remains of the founding monks were, St. Nilo and St. Bartholomew, but at around 1300 the remains along with the silver. Come era la parola? Qualcosa di argento. La teca. La teca. Non so come si chiama. Una cassa, chiamiamola così. Okay. There was a silver case that had the remains of both the founding monks in it, but with the sackings of the monasteries in this region, it was stolen. They don't know where it went. So now they don't have even the remains of their founding monasteries, or their founding St. Nilo and St. Bartholomew. They don't have here in the monastery. E poi appunto nel 1604 il cardinale ha fatto decorare questa cappella dal Domenichino, era un giovane artista, tra l'altro ha lasciato degli affreschi a San Luigi dei Francesi a Roma dove c'è Caravaggio. Insomma, dipinti di Caravaggio, c'è anche qualcosa sua. L'ha fatta tutta al Domenichino con scene della vita di San Nilo qui e San Bartolomeo da questa parte, queste pareti. Okay, so now to 1604, a young artist was commissioned to come and paint the chapel. Si chiama? Domenichino. That also did a church in Rome that has paintings of Caravaggio. So on this side we have the life of San Nilo. No, San Bartolomeo. Saint Bartholomew on this side and the life of Saint Nilo on the left side. Which story is E che cosa rappresentano? Allora, sì, qui per esempio San Nilo qui doveva essere molto più giovane. E qui però l'artista era tanto anziano, non aveva bianco. Dove hai deciso di lasciare? No, in realtà racconta di una tentazione. Allora, lui faceva dei pellegrinaggi a Roma, anche quando era eremita in Calabria, si spostava e faceva dei pellegrinaggi alle tombe di San Pietro e San Paolo. Arrivato a San Pietro
vede una bella ragazza tedesca, dice così e subisce una tentazione molto forte. Si ritira subito in preghiera e chiede aiuto al Signore, tu sai quanto sono più forte di me, questa tentazione aiutami tu, e vede apparire questo crocifisso che lo benedice. Con la mano staccato da Sì. Okay. So, even the artist painted St. Neil here very old, but actually should be young because in his early life, even when he was a hermit, he would make frequent pilgrimages to Rome to visit the relics of St. Peter. And so during one of these visits to Rome, he was tempted because he, taking travels, and he sees this beautiful German woman, and he goes to pray to not have this temptation because he's already committed to this monastic life, and receives this vision of Christ on the crucifix, whose hand is, you can see the nail from Christ's hand taken out, that blesses St. Neil. Invece lì, questa grande San Nilo incontra a Gaeta, non qua, la città incontra l'imperatore Ottone III del Sacro Romano Impero, che appunto San Nilo era diventato famoso anche fuori dall'Italia, anche per l'imperatore che era lì in Sud Italia, sa della sua presenza per andare a combatterlo. So this represents Gaeta. This represents another, shows how famous St. Neil was, because even outside of the empire, Sì. Ok, a posto. Era per regolare il permesso Ok. He's asking me what time is leaving. Poi mi spieghi. Questo? Sì, allora incontra l'imperatore che vede San Nilo, cioè padre, dimmi quello che vuoi, io te lo regalo, ma lui dice non voglio niente da lei, maestà, ma che lei converta la sua anima. Ecco, questo di che So he meets the emperor. This emperor comes to see Nilo. This is how famous he is, and he says, what can I gift you? What can I give you? And he says, I don't want anything. Just convert your soul to the emperor. L'artista allora ha messo i volti degli personaggi sono del tempo dell'artista, quindi c'è il Nilo ha il volto dell'abate dell'epoca, l'imperatore è il volto del cardinale Farnese. E quell'uomo invece che col vestito di verde là in fondo, che sta scendendo, salendo dal cavallo, non si capisce, quello in fondo a destra. Capito, sì. Quello è l'economo che stava pagando da lui. Allora l'artista si è vendicato su di lui, l'ha ridicolizzato così, insomma, Che non sa come... se cade da cavallo, sta salendo, si cresce. Okay. So the artist at the time inserted faces from the time of when he painted it. So Saint Nilo is the face of the abbot at the time. The face of the emperor is the face of the cardinale Farnese. the cardinal Farnese that commissioned all this. And then on the back, the green in the back, the figure on the horse is the economo who wasn't paying the work on time, so he made him look ridiculous, like he doesn't know what he's doing coming off the horse. Non si sa se senza una spiegazione. Poi allora, lì in fondo, stiamo sempre su San Nilo, c'è l'esorcismo del ragazzo, del bambino possesso. San Nilo non era... Quello. Sì, quello che non ricordo. San Nilo non era sacerdote, era semplice uomo di tutta la vita. Chiedono a lui l'aiuto per liberare questo ragazzo e lui dà dite allo monaco, quindi al monaco sacerdote, di prendere l'olio dalla lampada che arde davanti all'icona della Madonna, ungetelo e verrà liberato. Faranno così e il ragazzo verrà liberato. So Saint Nilo wasn't a priest; he was a monk.
but he told there's this boy that had needed to be exercised, and he said, take the oil from the okay, he said, take the oil. He told that Saint Nilo told the monk priest at the time, take the oil from the lamp that stood in front of the icon of the Mother of God and use that to exorcise the demon. Poi qua invece abbiamo questa grande San Bartolomeo che legge il progetto della costruzione della chiesa, infatti stanno costruendo la nostra chiesa. C'è un anacronismo molto simpatico, cioè, il domenichino si divertiva. Cioè, non so se riuscite a vederlo, perché noi uomini del XXI secolo non lo vediamo perché è normale, però nel 1024, perché la chiesa è stata consacrata nel 1024, non c'era questo elemento. Dovrebbe essere. Cosa pensi, Letizia? Anacronismo. Io direi questo fatto qua, dove si sta con la corda. Che si No. Diciamo che è una posizione abbastanza, cioè, è centrale, non posso dirvi. Ah, sì, va bene. Indossa gli occhiali. Ah! Adesso non gli occhiali. Però nel schermo non c'era. So this is the anachronistic, kind of funny depiction of the construction of the church of the monastery. And the artists of the time put in an anachronism, which is that in the center, St. Bartholomew, that's reading the plans, is using eyeglasses, but these didn't exist in medieval times. So he's kind of, playing, he's using the world of today to tell the scene. E poi c'è anche il miracolo della colonna che stava per schiacciare un operaio e la ferma con... So there's and then it also depicts a miracle of a pillar that was falling on one of the workers, and Saint Bartholomew holds up his hand and stops this pillar fall. E poi qua c'è il miracolo della tempesta calmata, un temporale che stava per distruggere il grano, i raccolti, e San Bartolomeo ferma questa tempesta così. And then this depicts a miracle of a storm that was coming, and it was going to destroy all the wheat, and depicts Saint Bartholomew praying and stopping the storm from destroying their food, their livelihood. E invece l'altro riquadro di giù è la visione di San Nilo, la Vergine Maria, esatto, nella Grottaferrata. Maria nella mano, forse non la vedete bene, ha qui nella mano una sfera d'oro, la prima pietra di costruzione. Okay. So the icon in the back represents the vision that Saint Nilo and Saint Bartholomew had from the Mother of God to build the monastery, and in her hand is a gold orb that represents the original, the founding stone of the monastery that was to be built. Do the monks use this room for prayer, or they don't use this? They use this. Come si dice? Anniversari di matrimoni. Wedding anniversaries. Sì. Masses sometimes, but Latins use the church, the main church. Sì. I latini usano sì, quando vengono in pellegrinaggio, che vogliono celebrare. So the visitors, they come, they use the main church. Oh, it's like a group of Latin visitors. The monks have their own place to pray then, and different a monastery. Could you repeat, please? No, the Latin pilgrims that come here to use the church, they'll let them celebrate in the main church. Right, so are the monks. Also, I monaci anche pregano nella chiesa, sì, nella chiesa principale, sì. He was just saying that if the masses that take place there are the pilgrims that come and visit. Sì, lei è andata a prendere un ombrello che ha lasciato. Nella... Sì. Nella scrittura? Sì. Did they try to hold monastic offices? Sì, l'edificio massimo, Martin
Matins. Mattino. Matins, sì, sì. Vespers, grande liturgias. But come si dice, le ore piccole, third hour, inside the synagogue. They pray at different places, that's what I was asking. Qui allora c'è. Allora intanto questa è proprio la cripta ferrata, ecco la parete. Ah, ok. Questa invece è una copia della croce mensurale, cioè la croce di misura sarebbe, riproduce le dimensioni della sindone, the shrine, come si dice? Non the shrine, la sindone è la sindone di Cristo, il velo. Oh, sì, The veil. the veil, the tomb closed in the shroud. Shroud, sì. Mi è venuto un attimo. Le dimensioni appunto. Okay. So this cross is is made in the dimensions that would be of the shroud, like the noble Joseph that wrapped Jesus in the shroud of the cross of this dimension. And you can see this is the window from the Ferrata that Grottaferrata comes from, of the 2nd century. Allora, adesso andiamo dentro il monastero, vi porto in biblioteca. Ok. Poi come c'è la biblioteca poi dobbiamo andare al criptoportico, quella parte diciamo più o meno dalle gallerie, e poi ritorniamo in chiesa per finire un po'. Ma anche possiamo stare anche di più se c'è di più di mostrare, non è che dobbiamo finire così appunto al volo come. Ah, vabbè. No, ma non riusciamo. Ok. Ma non dobbiamo montare qualcosa. No, va bene. Poi io vabbè avrò le ore di preghiera, vabbè lo leggo dopo, ma mi pare mezzogiorno e 45. Ok. Ma ce la facciamo. Ok. Poi se anche arrivo in ritardo non è un problema. Ho capito. Sì. Okay. So now we're entering the monastery. And then we'll return to the church because the group is in the church. Curioso, a questo ambiente con quell'altro era una sagrestia, poi spostata di là, e qui c'è questo lavandino che ha questa scritta palindroma, cioè che puoi leggerla da sinistra anche a destra, il significato è lo stesso, che in greco Nixon anomimata, insomma dice lava il volto e non solo lava i peccati e non solamente il volto. Okay, bellissimo. Okay, so this is an inscription in Greek. I don't know the name in English. Where you read something in the front and back, it means the same thing. But it says, this used to be a sacristy, but they moved the sacristy. But this says, in Greek, wash not only your face, but your sins. Giusto? Lava i peccati e non solamente. Okay. Wash your sins away, not just your face. Like, wash your sins, not your face. Lava tutto. Sì, insieme l'abito dei monaci come ortodossi, infatti si porta il monaco professo con questo cappello come guardare la sopra. Sì. Ecco, quindi io non lo porto ancora perché sono un monaco con i buchi semplici, mentre quelli solenni appunto indossano anche questo. So you can see ed è la stessa cosa insomma degli ortodossi. Sì. So as you can see, they wear the typical monastic wear of the Orthodox monks too. This would be kamalafion of a fully professed monk with the veil. And then of course we're in the sacristy now. Sì. Beh, tanto i paramenti li conoscete, immagino, quindi non vi faccio vedere. Ecco. Ma non c'è una cosa speciale anche dopo parate con i paramenti, portate i paramenti normali, no?
Sì, sono ormai, forse i sacerdoti hanno, alcuni hanno più lungo qui davanti il felone. Ma questa è una tradizione, cioè un modello che viene usato qua a Grottaferrata, ma anche in altri attacchi però nel mondo ortodosso, per esempio. Ma sono quelli. The monks here sometimes have a falonian that has a very long front as well, but it's also used in other areas. Orthodox priests use that as well. It happens to be a style that's been used here in the monastery. Now we're inside the monastery. Filippo è conosciuto poi. Sì, conosco Filippo e un altro monaco che Clemente? può essere Clemente, è abbastanza giovane. Sì. Esatto, loro due mi ricordo solo. Sì, con la barba bianca. Esatto. E qui ci sono alcune stanze che sono degli uffici. So here's just, this area is offices. There's 9 monks in total, 8 are here, 1 isn't doing very well. He's in a clinic right now. What are these names above the doors? What is this? Why do they have these names? Cosa sono I nomi sopra le I porte? nomi allora sono Xenon, significa per gli ospiti, il parlatore, non so come si dice, per parlare con gli ospiti. Questo Sinodicon è il capitolo, la stanza dove preghiamo, dove viene letto l'abate. So that one, for instance, means where the guests can come and talk. This means where they do their prayers. And Possiamo anche entrare nel nostro. we can see this. So this is where they're not in the main church, because otherwise. Allora, questa è appunto il Sinodicon, dove preghiamo le ore minori, dove viene letto l'abate, è affrescata con tutti questi santi orientali, eccetto uno che è San Benedetto, che fa parte del nostro calendario di santi. Poi c'è appunto San Basilio, i due santi fondatori, e poi in greco i nomi, tutti gli abati da San Nino fino all'ultimo eletto, Emiliano. Scritti in greco, appunto lo hanno scritto in quattro. This is where they do their small hours. What do people look up to do the Viene eletto. This is also where the abbot would be elected this year as well. And you can see all the Eastern saints except for one who's Saint Benedict. But that also takes part in the Byzantine calendar. Il Typicon, c'è scritto sul giorno del nostro Typicon. It also has this day in the Typicon. È a marzo, vabbè, non mi ricordo adesso. Sì, festeggiamo in quello. Esatto, lo stesso. Sì, quello che festeggiamo. It also has all the names of all the abbots that have been elected. Chiedo io cosa sono le ore e poi tutto i nomi. Ah, sì, sono il numero. Adesso Hieronymus Delteros, Geronimo il secondo. Vino Spirits, it's like the second. Appunto the B is the second half of the first, E the fifth. Esatto. Quindi questo è tanti libri, insomma, Esatto, sì. Sì. Molto orientale qua. Sì.
Non è così schematico in ordine. Sì, anche noi siamo così. He just said there's all these books you can see and everything, and I said, yeah, it's very oriental. This is bookstore everywhere. Yeah. We're going into the library now, but we're not allowed to take photos or anything inside the library. Questo è un quadro che riprendeva il rinuncio di Benedetto IX, San Bartolomeo ai piedi della Madonna. Okay. This is the a painting that depicts the Benedict IX leaving the papacy. Ah, beautiful. Questi sono tutti quadri di santi orientali, monaci, fatti dal nostro monaco dei primi anni del Novecento. These are all photos or paintings done by a monk here in the early 1900s of Eastern monastics. Sono pittoreschi perché sono alcuni simpatici, sono un po' forti anche per questo che San Giovanni Damasceno, no scusa, è Massimo il Confessore che ha la mano e la lingua tagliata, poi ci sono Santo Basilio. This is Maximus. This is an interesting one here, Maximus the Confessor, who is still right with his hand cut off. So. That's very interesting. C'è santi un po' strani perché il monachesimo aveva diverse forme, alcune un po' pazze, folli, proprio come gli stiliti, questi monaci che vivevano sopra le colonne o le torri, o i dendriti, che erano quelli che vivevano negli alberi o sopra gli alberi, qua infatti ce n'è uno. So they have also these, like the monks, like the skylights, the dendrites that live on the columns and the trees. Depictions of them as well. Infatti questo qua, questo è San Davide di Tessalone con dendrita, cioè uno che vive sull'albero, ascesi sull'albero. Questo invece è un folle, si chiamano proprio folli per Cristo, pazzi per Cristo. This is a fool for Christ, I come. E andava in giro con questo cane morto. That would go around Queste with forme a dead dog. folli. Come si dice folli? Crazy Crazy. questo oppure c'erano quelli che Come si chiama questo pazzo per Cristo? San Simeone. Saint Simeon. Insieme, no? Lui si chiama il nome di Simeone. Ecco. Per lui perfetto. It's your saint. This is a saint, a fool for Christ saint. See how happy he is because he's crazy and he brings a dead dog on everywhere. Might be a dog. Beh, qualche sciamato in Italia in Italia c'è un altro santo pazzo per Cristo, si chiama San Nicola Kyrie eleison, San Nicola di Trani, perché lui parlava solo dicendo Kyrie eleison. Qualsiasi cosa rispondeva Kyrie eleison, Kyrie eleison. Erano forme di pazzia per Cristo, però che erano delle testimonianze che richiamavano, come dire, alla preghiera, alla conversione, gli altri, ecco, erano quindi delle follie pensate. Come si chiamava? San Nicola di Trani o San Nicola Kyrie eleison. There's a famous also Italian saint that was a fool for Christ, and they called him
Saint Nicholas, Kyrie eleison. Saint Nicholas, Lord have mercy, because he would go around and the only words he ever said were Kyrie eleison. His own particular kind of thought out form of pazzia, as being crazy. But it also had an effect on the conversion of others as well. Sì, erano queste forme così These particolari, forms, particular oriental forms. lo stilita, Stylite saint here. che vedevamo sulle colonne, o questi qua per esempio, questo più estremo, ci andava in giro nudo, allora Dio gli ha fatto crescere, così dice la storia, la barba, i capelli. This would be another one, another full for Christ, or these kind of crazy monks that would do things. Sì, adesso proviamo ad andare allora fuori dal portico. This is the refectory where all the monks eat. È uno stile benedettino, più che anche questa è latinizzazione. This is in the Benedictine style, it's refectory, another side of Latinization. Quindi questo è il proprio Cioè i migliori ancora in genere mangiano o seduti sul tavolo oppure diversi tavoli. I monaci greci, insomma, non così. a parte, mangiano insieme. Sì, sì, su uno stesso tavolo come questo, oppure con dei tavoli diversi, disposti, però tutti insieme, esatto, gruppetti. Che parlavano? Beh, dipende, ecco, noi possiamo parlare se l'abate dice doxa poteo, dopo la preghiera, che significa gloria a Dio, allora si può parlare, se non lo dice, si rispetta il silenzio, si fa una lettura. Ah, ok. So this would be a refectory in the Benedictine style where the monks eat separately. They only talk if after the blessing of the food, the monk says, or the abbot says, glory to God. Then they can talk. This generally just happens in maybe in the evenings. But otherwise there's a reading done della scrittura and then the from the scriptures. La lettura dipende, può essere un padre della chiesa, dipende un po', varia. Okay, some kind of reading. They're from scripture, a life of us, fathers of the church, or something like this. Oh, generally in Eastern monasteries, the monks will all eat together on one table, or they have small tables with little groups of monks in them. Nel senso che non parlo di troppo, cioè se così di lato non è facile comunicare. And in this style, it's not easy to talk, as you can see, because they'd have to kind of lean over and look over. Altrimenti devo parlare a quello dell'altra parte. To talk to the guy to the other side, it's a little. Un po' più forte, devo parlare un po' più forte. Adesso usciamo da questa parte. Non tanto, qualche gocciolino.
bene. Ci proviamo lo stesso? Ok. Fare qualche cosa. Padre, sei della Calabria? No, della Sardegna. Non so benissimo gli accenti, quindi non potevo capire all'accento. Il mio accento ha qualcosa di similare con quello degli Arbaresh, più o meno, cioè, perché abbiamo Dopo un po' di tempo. Esatto, dopo un po' di tempo. Però ovviamente siamo un altro popolo, un'altra cultura, un'altra lingua diversissima. Ci sono i ragazzi a noi che sono Abbey. Sì, sì. Adesso non so chi c'è, tu ne conosco uno. Pasquale oppure... Pasquale? Sì. E Gli poi altri c'è no. Simone, ma lui è più calabrese che Abbey. Ah, ho capito. Allora, Questo qui. Poi andiamo anche in fondo, sembra buio ma non è buio. Poi c'è luce dopo. ah, ok. Questo si chiama criptoportico, questa struttura proprio che vedete. This is the crypt? Sì, qui è tutto cripto, qui è tutto nascosto. E questo, ecco, poi... Sì? No, Il stavo... portico. Ah, i portico sì, sono questi. sì. Porch, come si dice? Porch. No, non pare che si dica così. Ad ogni modo, vedete questa parete queste sono dell'epoca romana, avranno 2000 anni, perché appunto della villa romana che stava qui, si chiama opus reticolatum in latino, è una tecnica che usavano i romani per costruire la parete di contenimento, ecco, che si chiama reticolatum perché è una rete, una web. Sì, sì, sì. Okay. This is a particular Roman form of construction that you see. It looks like a web. So this dates back to the Roman time, so about maybe 2,000 years old, this part. Andiamo proprio in fondo. Allora, artisticamente non c'è niente da vedere al di là di queste tecniche, no, di costruzione. Però insomma, farvi vedere un po' come questo ambiente. Tra l'altro continuava qui un pezzo, solo perché ho crollato il libero, però in realtà erano due gallerie, chiamiamole così, c'era anche lì ma è crollata. There were two galleries here, but one. Insomma, questo ambiente così, i padroni della villa all'epoca dei Romani lo usavano d'estate per prendere il fresco, per conservare appunto durante l'anno come cose. Invece nella seconda guerra mondiale dovete immaginarvelo con tende, delle cose per garantire la privacy delle persone, che erano tutte le persone rifugiate qua durante il bombardamento. So in the Roman times, in the villa, this would be there during the summer. They were a hide, or not hide, but they'd keep their goods to keep them somewhat fresh. But in the Second World War, this is where all the refugees and there'd be tents and everything to have at least a little bit of privacy, because all the refugees would be staying here at the monastery from Grottaferrata and from the other city nearby. E poi, vabbè, anche avanti. Adesso vedete non è bel tempo, però quando c'è il sole proprio questa parte si illumina tutta con tutte queste finestre che hanno creato. Qui si vede un'altra tecnica che usavano i romani di mettere le pietre così per rinforzare gli archi. Another Roman construction technique to put the stones in together to have them stay together to hold up the. E vabbè, questo è uno degli ingressi delle gallerie che vi dicevo, che vanno proprio in lungo in tutta l'abbazia, sono parallele anche, è proprio un altro mondo. This would be one of the entrances into the underground areas of the crypt.
È tutto the whole underground. E sono entrati in queste gallerie per trovare i santi, Nino e Bartolomeo, ma gli speleologi, archeologi non hanno trovato niente, e poi a un certo punto si sono dovuti fermare perché è crollato il soffitto e non potevano andare avanti. So archaeologists came here to try to find the saints' bodies of the founders, but after a certain period too, they had to stop because the top had just crumbled above their heads. This is, you say, the whole city underground, meaning... I mean, there's a whole network of tunnels and everything underneath the entire, I didn't mean actual city, but like a network of tunnels and everything under a large area under the monastery that eventually collapsed. Part of things. Questo, insomma, erano un po' tutte intonacate, affrescate, poi piano piano questi l'affresco è andato via. Qualcosa è rimasto come quello è rimasto. This wasn't, one time all with frescoes, but, little by little they've all disappeared. And the next year, with the will of God, the final balls. This is a mascherone. It was a decoration up the tower during the commenda, and now we see. Io la chiamo Gattuccia. Poi ce n'è un'altra. Quello l'ho battezzato con la gamba. Torniamo verso la chiesa, finiamo un po' la parte. Sono delle signore, due signore che si alternano. Qualche volta i ragazzi sì,
Passiamo perché c'è il gruppo? Che cosa fa? Il Domenichino mi ha rappresentato tutta la scena. Curiosa. Il porfido, questo cerchio rosso che vedete per terra è rotto, proprio rotto perché i monaci l'hanno preso a martellate perché le truppe di Napoleone rubavano, saccheggiavano, allora l'hanno distrutto per non farlo prendere. It's this red circle here, like porphyry, I think you say in English. It's all broken because the troops of Napoli that were coming to sack the monastery and take it, so the monks took hammers and destroyed it so they wouldn't steal it. A rock that would have been stolen. Poi medievale c'è questo che fa il smattesco, che si trova a Roma in diverse chiese con questo stile. Poi il mosaico con le chimasie che abbiamo all'altezza, quindi c'è una se la chiamano anche questi vergi con lo Spirito Santo. C'è a sinistra San Pietro e a destra Sant'Andrea, che sono Roma e Sant'Andrea. Aspetta, non ritorno di questo, che infatti il trono è vuoto. It's on the top here you can see it's a mosaic. Mosaico. There's a mosaic that's you can see it's the Pentecost, but it's also the Attesa, the waiting, and you can see St. Peter and St. Andrew, which represent Rome and Constantinople, and they're waiting the coming of Christ to fill the throne. I monaci hanno voluto fare questo mosaico perché sapevano che Grottaferrata ha questa vocazione ecumenica, quindi gli diano. Okay. They wanted to do this specific mosaic because the monasteries always have this ecumenical background to it, and especially with the relationship with the Orthodox. Qui sopra c'è un affresco, l'unico rimasto intero, più o meno intero, però c'erano tanti altri affreschi nelle pareti, sono stati tolti e messi nel museo dell'abbazia, sono molto belli. E c'è al centro, vedete, una trinità, chiamata così impropriamente, vabbè, la paternità divina, ma è una trinità, con Dio Padre seduto in trono, il figlio in braccio, che ha il corpo da bambino ma la testa da adulto perché ha la barba lunga, il bambino, perché per la sapienza di Dio, ecco, sarebbe. E poi tra le mani tiene la colomba che è lo Spirito Santo. Okay. On the very top is the old fresco. That the entire church used to be covered in that. You can see along the top, but they were taken down and moved to the museum of the Abbazia. And you can see that's called the image in the center is called the Trinity, an image of the Trinity, because you see God the Father, the Son, but the Son also is in the child, but also the long beard because it represents the wisdom of God. And then in Christ's hands are the colomba, the dove that represent the Holy Spirit. Ci riavviciniamo anche un po' più qua. Prendiamo meglio l'icona.
Sì, li hanno così prima. Appunto questa è l'iconostasi, anche se non nasce come l'iconostasi, perché ovviamente una tira, infatti no, Okay. This you can see the iconostas, which you can tell, isn't really an iconostas. It was an altar that later on was opened. Sì, perché Papa Leone XIII ha chiesto poi a tutte le chiese orientali di ripristinare la purezza dei loro riti, e quindi i monaci si sono adeguati a questo, hanno tolto l'altare centrale e aperto la porta centrale. And then Leon the 13th had asked that all the Oriental churches retain the beauty of their rites, so the monks learned of this and then took away the main altar and opened it up to make an iconostas. Volevo chiedere anche perché abbiamo visto l'altro giorno le api. Quello è lo stemma della famiglia Barberini. Barberini, okay. Suzette, the bees are from the Barberini family. The bees, that seed, yeah. So you can see the influence of the rich Latin families influencing the decoration in the church because of these years of... Sì, perché qua non si vede, il soffitto è farnese, un altro, questo stemma con le fleur de lis, sarebbe quello del francese, del giglio, no? I farnese sono quelli, i barberini sono queste tre okay. So in the top you can see another influence too from the Farnese family, the fleur de lis of the French influence of the flowers and everything. And then here the Barberini family. Appunto questo è il coro ligneo monastico dove preghiamo attualmente. Mm-hmm. This is where the monks actually sit and pray, these seats. Lì siede il legumeno, l'abate, poi vabbè, il trono del vescovo è quello, e poi l'icona della Madonna di Grottaferrata. Questa è l'unica icona antica, le altre sono tutte degli anni 70, più o meno moderne, contemporanee. Di quale anno? Questa allora è datata XII secolo, XIII. Okay. So the only ancient icon in the church is this is the Santa Maria di Grottaferrata, and it's from around the 12th century, so just a few years after the founding of the monastery. The rest of the icons in here are more or less from the 70s, more recent icons. In effetti, allora, non si sa chi l'ha dipinta. Molto probabilmente è stata dipinta nel sud Italia da monaci. Questa icona si trovava nella città di Tuscolo. La città di Tuscolo verrà distrutta alla fine del 1100 dalla città di Roma tramite un tradimento interno, insomma riuscirono. I soldati di Roma portarono via l'icona, la diedero al Papa, però l'icona apparteneva ai monaci di Grottaferrata. Quindi l'abate di Grottaferrata è andato a Roma dal Papa a dire: santità, rendici l'icona perché ci appartiene. Allora noi il 22 agosto festeggiamo il ritorno della nostra icona. Bellissimo. Sì, e facciamo proprio una processione per le strade con l'icona, una copia, perché questa non si può portare in giro. Ecco. So this icon actually, it was from this... come si chiama la città di nuovo? Tuscolo. Tuscolo, from the city of Tuscolo, that was destroyed toward the end of the year 1000. So the Roman soldiers had taken this icon and brought it to the Pope. But this icon was made by monks in this city, Tuscolo. And then the monks from Grottaferrata went to the Pope and said, Your Holiness, give us the Pope and we'll maintain it. And so he did. So the 21st of August every year, the monks of Grottaferrata celebrate the return of this icon, Santa Maria di Grottaferrata, and they do processions through the streets with a copy of this icon and celebrate its return to the monastery. E il sindaco della città rinnova il voto, un voto perché si attribuisce a lei la protezione della città durante i bombardamenti. Ecco. Cosa vuol dire il voto?
rinnova il voto, sarebbe una fedeltà, diciamo, a tutta la città. Una cooperazione, diciamo. Sì, con la Madonna, con la Vergine. Con la okay. So the syndicate of the city of Grottaferrata renews a vow, renews a vow with the monastery because they attribute the city not being destroyed during World War II to the Mother of God with this icon. I voti. Diciamo così. Il tour è finito, diciamo. Okay. Ci sarebbe, vediamo che ora è. Father, are you permitted to let me see the Holy Holy? Yeah, we have to go back at the sacristy. I can Jump from the back. Yeah. That'd be nice. Ok. Thank you. Lo Sì, porto... sì. Allora, dicevo... Non credo, vi avrei fatto vedere il laboratorio di icone. Ah, ok. Però non credo di avere tempo. Vabbè, ok. Adesso vediamo. Ok. Anche per poco.